paghiamo le stesse tasse delle persone omosessuali, ma i nostri amori e le nostre famiglie non hanno la stessa dignità davanti allo Stato. Sarebbe interessante porre questa domanda al segretario Letta, il quale non rilascia interviste a gay.it. Certamente Arcigay è un'associazione a cui la comunità italiana deve tanto, ma è oggi un'associazione molto debole dal punto di vista politico. La comunità LGBTQ+ italiana è molto male organizzata, è molto disorganizzata. Live con Giuliano Federico, direttore di gay.it. Come stai, Giuliano? Bene, grazie per questo invito. Come spiegheresti la missione di gay.it? La missione, come la chiami tu, della mia direzione editoriale, della nostra direzione editoriale, è quella di raccontare semplicemente la comunità LGBTQ+, allargando quelle che sono le fragilità e le rivendicazioni della comunità queer alla scena che oggi viene definita intersezionale. Il tentativo che stiamo compiendo in questi mesi è quello appunto di intersecare le battaglie della comunità queer alle battaglie di rivendicazione di altre sacche di fragilità che purtroppo anche nelle società sviluppate occidentali hanno ancora tante conquiste da portare a casa. Quali sono stati i grandi ostacoli che avete dovuto affrontare? Senz'altro da qualche anno il mercato pubblicitario ha iniziato a cambiare atteggiamento rispetto a un media così schierato e peculiarmente caratterizzato. Sono stati però decenni faticosi per qualsiasi media LGBT, ma lasciami dire anche per qualsiasi media generalista che volesse raccontare storie queer. Fa piacere che adesso il sistema sia cambiato un pochettino e che insomma le pubblicità che poi supportano qualsiasi media, le sponsorizzazioni, si stiano dedicando anche a questo tipo di argomenti. Cosa pensi che manchi alla community LGBTQ+ italiana? Questa ovviamente è una mia opinione, credo che manchi un senso della rappresentanza e un vero e proprio senso della comunità, ma questa è una caratteristica italiana e non una caratteristica italiana LGBTQ+. Questo è il paese dei cortili, dei comuni, il paese in cui ci piace pensare che ognuno fa da sé, e questa caratteristica, che peraltro ha tanti lati positivi, ha anche i suoi lati oscuri, che è quello di una mancanza assoluta di organizzazione sistemica delle proprie rivendicazioni e della propria convivenza civile. Questo si riflette anche sulla nostra comunità, a mio parere. La comunità LGBTQ+ italiana è molto male organizzata, è molto disorganizzata. Vive di grandi picchi e di piccole e potenti iniziative solitarie, ma non è in grado di raccontarsi nella sua complessità e nella sua, come dire, conformazione di comunità. Non sappiamo fare lobbying, per esempio. Non abbiamo associazioni che siano in grado di confrontarsi con partiti e rivendicare piattaforme politiche dedicate alle istanze della nostra comunità. Certamente Arcigay è un'associazione a cui la comunità italiana deve tanto, ma è oggi un'associazione molto debole dal punto di vista politico, riesce a malapena a organizzare dei pride e a svolgere una assolutamente fondamentale attività sul territorio, ma manca di incisione politica sui partiti e sul Parlamento. Sì, mi ritrovo in quello che stai dicendo e sono d'accordissimo, perché sai, Giuliano, io vivo tra l'Inghilterra e l'Italia e ovviamente mi viene spontaneo fare dei paragoni. La community lì in Inghilterra, qualsiasi essa sia, è gestita in maniera molto diversa, ma molto diversa, sì. E credo che potremmo imparare, prendere qualcosa e portarlo qua, perché no?
Sono molto d'accordo. Ascolta, per quanto riguarda invece la propaganda che avete intrapreso con il DDL Zan. Credo che quella sia stata non una sconfitta della comunità LGBTQ, ma una vera e propria sconfitta per questo paese, questo certamente. E la domanda, comunque, per parlare di futuro è adesso, per esempio, da rivolgere ad Enrico Letta del Partito Democratico. Che ne è del DDL Zan? Che ne sarà nei prossimi mesi, per quanto durerà ancora questa legislatura? A parte qualche fuoco di paglia per organizzare qualche evento e qualche comizio in vista delle varie elezioni locali, non abbiamo notizia di dove sia finito questo DDL Zan nei programmi del Partito Democratico. Vedremo. Noi staremo ad aspettare. Tutta la popolazione e soprattutto tante persone che subiscono ogni giorno, in questo paese sono migliaia ogni giorno, le persone che subiscono atti di discriminazione, a volte anche corporali, e non sono difese da un aggravante d'odio inserita in una legge approvata. È una cosa unica nel mondo occidentale. Pensi che la politica rappresenti il pensiero degli italiani, della popolazione, oppure la popolazione, gli italiani sono più pronti della politica? Abbiamo notizie proprio di recente che per sostanzialmente un italiano su due, per esempio, il matrimonio egualitario sia una cosa giusta. Non abbiamo notizia di un partito che abbia nel suo programma il matrimonio egualitario. Forse qualche volta è stato nominato dal Movimento 5 Stelle, il quale ormai è un soggetto politico sostanzialmente in via di decomposizione. Infatti la domanda, ancora una volta, è al Partito Democratico e al segretario Letta. Nel programma del Partito Democratico per il 2023 ci sarà il matrimonio egualitario? Sarebbe interessante porre questa domanda al segretario Letta, il quale non rilascia interviste a gay.it, nonostante li chiediamo da tempo. Ah, dai, interessante come cosa. Bislacca direi, ecco. Sì, questa è l'Italia. Infatti. Quale sarebbe il mondo ideale per te come direttore di gay.it, che quindi sei molto vicino a questa realtà e la conosci benissimo perché la racconti quotidianamente in maniera eccellente? Allora, intanto voglio chiarire che secondo me noi abbiamo nella nostra natura la caratteristica di voler sempre rompere le scatole. Io penso che potrebbero sommergerci di diritti e privilegi e noi continueremo a rompere le scatole, perché tanto c'è sempre modo per combattere per un mondo migliore. E nella natura dell'essere queer, quello di trovare nuovi orizzonti di conquista, se non per noi, per gli altri. E in questo, diciamo, proprio le battaglie intersezionali, pensiamo anche solamente alle questioni ecologiste, diciamo c'è sempre da battagliare. Detto questo, non voglio sottrarmi, io credo che ci siano almeno tre priorità urgenti per il popolo LGBTQ italiano. Questo non lo dico da cittadino o politico, ma lo dico da giornalista che osserva tutti i giorni. Una è sicuramente la legge contro l'omo, lesbo, bi, transfobia. La seconda è rimettere mano ad una legge che protegga le persone non binarie e dunque che abbiano possibilità di affermare il proprio genere sui documenti con facilità, senza sottoporsi a passaggi burocratici, clinici, ospedalieri e chirurgici. E diciamo la battaglia delle battaglie è senz'altro il matrimonio egualitario. Noi paghiamo le stesse tasse delle persone omosessuali, ma i nostri amori e le nostre famiglie non hanno la stessa dignità davanti allo Stato. Ed è uno scandalo questo, è uno scandalo. Puoi ben dirlo. Cosa? Puoi ben dirlo. Sì. Tu che vieni in Inghilterra, vedi, insomma, pensa, per un inglese, per un britannico sarebbe inaccettabile pensare oggi, pensare di pagare le stesse tasse di un'altra persona e non avere gli stessi diritti, ti pare? No, è più che inaccettabile. La mia più grande difficoltà è quella di far comprendere
al mio compagno che è inglese e non parla italiano, noi viviamo in Inghilterra insieme, e anche alla sua famiglia che è completamente inglese, londinese, a far comprendere questa realtà. Cioè è così tanto lontana da loro che loro non riescono a comprendere neanche una piccola sfumatura, pensa. Lo credo bene, no, no, ma hanno tutte le ragioni. Ascolta, cos'è che ci dobbiamo aspettare, ci possiamo aspettare da Gay.it in futuro? Ma senz'altro di continuare a restare vigili sulle questioni, diciamo, più importanti e urgenti dal punto di vista appunto delle rivendicazioni dei diritti della nostra comunità in Italia e della comunità queer in tutto il mondo. Abbiamo intervistato circa un mese fa persone attiviste di Taiwan che sono molto spaventate dalla possibilità che la Cina compia su Taiwan quello che la Russia ha compiuto in Ucraina, e abbiamo proprio voluto andare ad ascoltare quella comunità per capire, e loro sono molto spaventati. Un'altra cosa che ti posso raccontare: quando le truppe russe hanno invaso l'Ucraina, già dal secondo giorno di guerra noi avevamo l'intervista alla portavoce del Pride di Kiev, un'intervista fatta dal nostro Simone Alliva, proprio per raccontare quelle che erano le paure imminenti sentendo i rombi dei carri armati che avanzavano. Ho provato personalmente, ho lavorato un mese personalmente per cercare di intervistare attivisti LGBT in Cina, ma non ci sono riuscito, è stato un doloroso fallimento. Sono arrivato vicinissimo ad avere un'intervista. Non sto a raccontare come, perché avevo preso tutte le precauzioni del caso, ma alla fine questa persona si è tirata indietro perché ha capito che la sua intervista sarebbe stata spiata dal regime. Abbiamo provate tutte con tutte le piattaforme digitali del mondo, ma non sono riuscito a convincerlo. Eppure ci ho parlato e abbiamo, diciamo, parlato di quello che succedeva in Cina, ma ovviamente non posso rilasciare perché lui in quel momento non mi aveva autorizzato all'intervista. Questo per dire che nel futuro Gay.it continuerà a seguire nei limiti dei propri mezzi, naturalmente, e a raccontare quello che succede alla popolazione queer in Italia e nel mondo, ma anche, diciamo, tanto intrattenimento. Insomma, a 360 gradi. Sì, un'altra cosa su cui stiamo lavorando e investendo anche energie e denaro sono le piattaforme di social networking, su cui negli ultimi anni Gay.it aveva accumulato un inizio di lavoro, e quindi adesso stiamo lavorando bene su Instagram. Facebook è sempre stato un centro importante di diffusione dei nostri contenuti, e stiamo intraprendendo anche quello che sembra essere il nuovo irrinunciabile social network del futuro, ai noi, mi viene da dire, lasciami fare un commento amaro, che è TikTok. Volevo chiederti se c'è qualcosa che a te piacerebbe aggiungere a questa intervista che io non ti ho chiesto. Mi viene da dire che, anzi, ti ringrazio, abbiamo raccontato abbastanza tutto. Sì, abbiamo raccontato Gay.it, la realtà di Gay.it. Farei un in bocca al lupo anche a tutti i collaboratori. Io vi leggo, ragazzi, in questo momento mi rivolgo a loro, ai collaboratori di Gay.it. Io vi leggo e vi apprezzo tantissimo e voglio fare i complimenti a te in quanto direttore proprio. Grazie, sei molto gentile, ti ringrazio. I ragazzi che collaborano con Gay.it sono tantissimi. Noi abbiamo una redazione a Milano composta da 4 persone, abbiamo una persona che lavora da Roma, abbiamo altri uffici a Venezia dove, diciamo, ha sede la società editrice che pubblica Gay.it, e poi abbiamo tantissimi collaboratori sparsi in giro per l'Italia e non solo. Ti ringrazio per darmi l'occasione, anzi di averlo fatto direttamente tu, per ringraziare loro, salutarli, e sento le loro voci che rispondono al tuo in bocca al lupo con un lunga vita al lupo. Grazie mille Giuliano, grazie mille per averci dedicato del tuo tempo. Grazie a te. E per il lavoro che svolgi come direttore di Gay.it. Ci sentiamo presto, un abbraccio forte. Ciao a tutti. E noi ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Libero TV, con un nuovo ospite e una nuova intervista. Take care.